La frase classica dei noir americani, soprattutto dei noir degli anni 40, 50, 60, è: la vendetta è un piatto che si gusta freddo. Bene, nel nostro caso non c'è nulla di americano, abbiamo solo il noir, e abbiamo un noir neorealista ambientato nella periferia romana. E qui la vendetta si serve calda, immediata, bruciante, rabbiosa. Mi riferisco al film di Matteo Garrone, Dogman, che potrei anche definire il ruggito del coniglio, la rabbia del povero, la rivolta del debole, la disperazione di chi non ha nessun'altra possibilità nella vita per rispettarsi e pretendere una qualunque forma di rispetto. È la storia di un prepotente di quartiere, ma più che di quartiere addirittura del lembo di un quartiere degradato e disperato, dove però l'umanità si arrabatta con i suoi piccoli riti, con i pranzi al bar, alla trattoria, i piccoli esercizi commerciali. C'è una microscopica vita, diciamo così, che sopravvive, una forma di comunità che ha le sue regole, che ha il suo rispetto. Certo, è una comunità particolare in cui magari a pranzo si discute di come eliminare qualcuno che dà fastidio, però è detto come se si parlasse di una disinfestazione dalle zanzare. Tu quanto ci metti? Io ci metterei questo, no, io sono contrario, forse la cosa non è ecologica, così. In questo ambiente, con le location straordinarie, devo dire, devo fare un grande complimento allo scenografo Dimitri Capuani, che ha saputo cogliere l'aspetto più disperato e nello stesso tempo quasi classico della periferia, che è descritta anche da una meravigliosa fotografia che definirei infetta per come è crudele, acida, corrosa, la fotografia di Nikolai Bruel, e che merita veramente una lode a parte per come riesce a rendere questa atmosfera gravosa, morbosa, pesante, non viziosa, viziata. Ecco, parlavo del ruggito del coniglio, cioè la rivolta di questo omino straordinariamente interpretato da Marcello Fonte, vessato da questo prepotente di quartiere che è interpretato da uno splendido e credibilissimo Edoardo Pesce. Questo debole, vessato e martoriato da questo prepotente, ci riferiamo anche a un fatto di cronaca reale che è accaduto e che ha ispirato tutta la vicenda, non trova altro modo per ritrovare se stesso che vendicarsi. Ma è una vendetta che in fondo è quasi sacrale come una tragedia greca, cioè è un destino predestinato e avviene secondo tempi e cadenze proprio da tragedia greca. C'è qualcosa di epico in questa piccola storia disperata e orribile. C'è qualcosa di epico perché in tutti noi c'è, o ci capita di essere talvolta, deboli. Dovremmo ribellarci prima e non lo facciamo. E alla fine ci troviamo stretti in un imbuto di compromessi e di rabbia, dal quale usciamo sempre con uno scatto d'ira, oppure piegando ancora una volta la testa e avvilendoci ancora di più. Ecco, è un film specchio che ci riguarda tutti, chi più e chi meno. Io ho avuto un'esperienza più o meno di questo tipo durante l'adolescenza, perché da Trastevere la mia famiglia si è trasferita in periferia. E in periferia una sera mi sono scontato con un bullo di periferia chiamato lo sceriffo, il quale per una questione di parcheggio, io ho parcheggiato la motocicletta in quello che era il suo posto e non lo sapevo, mi ha aggredito. Cioè prima mi ha insultato e poi mi ha aggredito.
non sapeva che io venivo da Trastevere e che la prima regola della strada, che poi è nel carcere e poi è in altri posti, è reagire. È reagire. In dialetto si dice non farsi mettere sotto, perché se reagisci il prepotente qualche cazzotto lo prende rispetto a quanti te ne dà e a lungo andare preferisce rivolgersi a chi è più debole. Io reagii e siccome non avevo i pugni sufficienti per contrastare la forza di questo energumeno e le sue manone, ho usato le scarpe, altro trucco di strada. Ho infilato le mani nelle scarpe come se fossero guantoni e l'ho colpito. Ho avuto così il tempo di scappare. Lui mi ha cercato per 15 giorni e per 15 giorni ogni volta che sentivo il rumore della motocicletta, come il protagonista del film sente il rumore della motocicletta del prepotente, ho avuto paura e ho avuto per un istante lo stesso brivido di paura nella sala cinematografica oggi. Poi l'ho rincontrato questo prepotente e non so per quale ragione non mi ha riconosciuto o forse non ha voluto riconoscermi e l'incubo è finito. Questo per raccontarvi come possa aver capito e aver sentito il dramma di questo film. Chiaramente noi dobbiamo ribellarci oggi con altri strumenti, dobbiamo ribellarci con le leggi, dobbiamo ribellarci con la civiltà, dobbiamo ribellarci con la conoscenza e con la cultura, dobbiamo ribellarci con la politica. Non dobbiamo però subire, non dobbiamo però, come si diceva nella strada, essere messi sotto. E questa è la lezione che posso trarre dal film. E nel film a questo non si arriva solo alla solitudine e alla disperazione del protagonista che compie un delitto cercando poi la solidarietà degli altri, come per farsi riconoscere uno di loro. Questo nel film rimane amaro, rimane come una sensazione disperata e anche la regia in questo momento che finora è stata calzante e aderente nei ritmi, nella forza alle immagini, per un momento, diciamo così, decade perché diventa di maniera. Garrone si sofferma troppo sui primi piani che rivelano il dolore e l'introspezione del personaggio in maniera eccessiva rispetto alla stringatezza, alla brevità e al coraggio delle scene precedenti. Tuttavia, questo è un difetto che però può essere perdonato per una forma di cinema che rimane vera, realistica e interessante. Grazie.